Occhi Riflessi. Oggi un nuovo tutorial, un coprispalle. Un coprispalle è diverso dal solito, ma per la sua struttura, perché non inizieremo la lavorazione dall'alto verso il basso o viceversa, ma in un modo diverso, senza poi fare né diminuzioni né aumenti. Come vedete è abbastanza ampio, io ho una circonferenza ampia, ma possiamo realizzarlo in tutte le misure con molta semplicità. Allora, io vi lascio all'occorrente e poi al tutorial per qualsiasi domanda la lasciate proprio sotto al video. Il filato che ho scelto è Ella di Filati Discount, il colore è rosa mix, ha delle inclusioni di grigio, ha l'80% di acrilico e il 20% di lana, sono 300 metri, consigliano i ferri 3,5-4 e l'uncinetto 4. Uncinetto 3, uncinetto 5, un marcapunti. Allora vi faccio vedere da vicino il coprispalle. Ci sarà anche un piccolo, ecco, un piccolo bordino, ma potete anche fare le frange, però evitare di fare sempre queste, insomma, le frange. Ho voluto fare, ecco, sono delle catenelle che l'ho incrociate l'uno con l'altro. Si vede male perché comunque va poi lavato e stirato un pochino. Allora, come struttura vi volevo parlare per quanto riguarda questo coprispalle. Come vi dicevo nell'anteprima, non dobbiamo né partire dal basso verso l'alto o viceversa, e non dobbiamo fare né aumenti né diminuzioni. Perché? Perché lavoreremo con due uncinetti, con un 3 e con un 5 per questo filato. Allora io vi dico già subito la lavorazione che parte da questa parte laterale, non andiamo a lavorare dal basso né dall'alto, ma laterale. Era quello che vi voglio dire. Subito le misure, così già le sapete già dall'inizio, che tutto sono sui 39 centimetri. Io dico sempre circa perché poi vedete si allunga moltissimo. Per quanto riguarda lo scollo, il bordino sono sui 6 centimetri, per cui ha una grande visibilità, e la circonferenza sempre indicativa è di 1,26 m. Io vi dico indicativa perché guardate, cede tantissimo, per cui io che ho una ml di circonferenza è molto comodo, per cui potete poi realizzarla in altre misure. Come si fa? Allora, siccome andiamo a lavorare in questo modo, di traverso al lavoro, così, noi andiamo a lavorare in lunghezza da questa parte, non in questa, ovviamente. Andando a lavorare in questo modo, lavorando sempre delle maglie alte e cambiando poi uncinetto senza fare aumenti e diminuzioni, possiamo arrivare alla circonferenza che ci interessa. Qui basta fare una prova. Se siamo più piccoline faremo ovviamente una circonferenza più piccola. Se siamo leggermente più diciamo abbondanti, lo facciamo più lungo senza problemi, oppure perché ci piace più comodo, ci piace più stretto. Questo poi dipende sempre dal nostro fisico. È facilissimo comunque da realizzare. Adesso vi faccio vedere subito il tutorial. Per iniziare il nostro tutorial dobbiamo utilizzare l'uncinetto 3. Vado a realizzare il nodo e avvio subito 12 catenelle che corrispondono ai 6 centimetri del nostro colletto. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Noi così abbiamo realizzato le nostre 12 catenelle. Ecco qui. Ora devo cambiare uncinetto perché abbiamo iniziato proprio qui, diciamo dal nostro colletto, e ora iniziamo il corpo, cui cambio. Prima di cambiare vado a mettere un marcapunti. Questo perché ci ricorda che qui dobbiamo lavorare solo con l'uncinetto numero 3. Ora prendo l'uncinetto 5 e vado a lavorare 46 catenelle.
46 catenelle corrispondono a questa misura, ma se noi vogliamo renderla più corta, leggermente più corta, noi con il nostro campione che insomma che avete fatto sicuramente potete fare meno catenelle verrà più corta. Se invece desideriamo realizzarla leggermente più lunga faremo ovviamente una misura, faremo più catenelle. Io vi dico anche, già vi ho detto comunque la misura, e vi dico prima di avviare le 46 catenelle che le 46 catenelle corrispondono a 33 centimetri circa, per cui potete tranquillamente aumentare o diminuire in base alla vostra misura. Allora, per avere questa misura con questa tensione del filo noi andiamo a caricare 46 catenelle. Adesso che ho caricato 46 catenelle, realizzo una catenella in più, entro sul punto successivo, alla 46esima, diciamo così, vado a prendere il filo, realizzo una maglia bassa e 2 catenelle. Questo sarà la nostra maglia alta. Vado sul punto successivo e lavoro una maglia alta, per cui per ogni punto, cioè per ogni catenella che abbiamo disponibile andiamo a realizzare una maglia alta, per cui lavoriamo le nostre 46 maglie alte. Adesso che sono arrivata alla penultima maglia alta, come vedete tanto il marcapunti, e ho fatto, ecco qui, sì, ho fatto l'ultima. Allora, adesso che ho realizzato l'ultima e abbiamo il marcatore, qui ci ricorda che dobbiamo realizzare le nostre maglie basse, per cui qui lavoreremo le maglie alte, ma dove andiamo a prendere l'uncinetto 3 andiamo a lavorare delle maglie basse, per cui qui c'è il nostro marcatore, vado a lavorare la prima maglia bassa, che in totale sono 12, e le lavoro tutte. Allora, che cosa faccio? Vado a spostare il marcatore proprio alla prima maglia bassa che ho realizzato, in questo modo, in maniera di ricordarmi ogni volta che qui devo fare il cambio di uncinetto. Qui lavorerò le maglie basse e qui lavorerò le maglie alte. Vi conviene sempre mettere il marcatore, perché può succedere lavorando con il 3 che può sfuggire una maglia, oppure lavorarla doppia. Succede che lavorando, se poi non si contano le maglie tutte, ovviamente può succedere. Allora il marcatore ci fa lavorare tranquillamente senza poi andare ogni volta a ricontare le maglie, per cui queste sono le nostre maglie sempre basse. Vado fino al termine e questa è l'ultima. Vado a realizzare l'ultima maglia bassa, faccio una catenella e giro il lavoro. Ora lavorerò sempre in costa retro, per cui adesso abbiamo lavorato tutte le nostre catenelle, ma lavorerò adesso sempre in costa retro. Vado a prendere la costina retro, questa è la prima, ma prendo la seconda, quella che è dietro, e lavoro la mia maglia bassa. Sempre in costa retro, tutto il lavoro sarà in costa retro, in questo modo, vedete? Come vedete adesso siamo all'ultima maglia bassa che dobbiamo realizzare, perché abbiamo il nostro marker. Qui entro sempre in costa retro e realizzo la mia maglia bassa, la tolgo e vado a rimetterla proprio qui, in maniera di non sbagliare, in questo modo. Adesso cosa devo fare? Qui abbiamo tutte maglie alte, vedete, questa è maglia alta e maglia alta.
vado a tirare un pochino il filo e ora c'è il cambio di uncinetto. Vado a prendere il 5, questo lo sposto, prendo il 5 e lavoro sempre in costa retro, ma lavorerò le mie maglie alte, per cui lavoro tranquillamente la mia maglia alta, sapendo che poi qui c'è il marker e al ritorno del lavoro, che comunque della riga, della terza riga che andremo poi a lavorare, lavorerò sempre in costa retro e poi qui farò il cambio di uncinetto. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il lavoro, per cui l'unica attenzione è di non sbagliare le maglie, perché qui devono sempre essere 12 e quindi devono essere sempre 46. Per cui il marker io vi dico che è molto molto utile proprio per non sbagliare, perché lavoriamo con un 3 e con un 5 poi maglie basse rischiamo di perdere una maglia, invece in questo modo è difficilissimo, insomma abbiamo il nostro marcapunti. Allora adesso vado a proseguire fino al termine, vado a proseguire fino al termine delle nostre maglie, per cui il lavoro è sempre lo stesso. Quando torno indietro farò ancora una catenella, giro il lavoro, maglia bassa e 2 catenelle sopra, per cui il lavoro è sempre lo stesso. Torno indietro e quando arrivo fino a questo punto lavorerò sempre maglie alte con l'uncinetto 5. Quando trovo il marcapunti io vado a prendere l'uncinetto 3 e vado a lavorare solo maglie basse, per cui io posso farvelo vedere anche insomma all'infinito, ma il lavoro è questo, non ci sono altre cose. Giusto qui il cambio è come vi ho fatto vedere: faccio una catenella, una maglia bassa con 2 catenelle sopra, quello sarà la nostra maglia alta, e poi avvio. Poi se vi piace fare le tre classiche catenelle, fate le 3 classiche catenelle, insomma dovete avere sempre l'opportunità di poter scegliere quello che vi piace di più. Però con questo sistema vi garantisco che con i 2 uncinetti riusciamo ad avere questa misura, e poi con questa tensione del filo, come vi ho detto, riusciamo ad avere queste misure e vi dico che è perfetto. Io ho lavorato, poi ora vi dico le righe che ho lavorato, voi intanto andate avanti con il vostro progetto che avete iniziato, proseguite. Ora vi do tutte le misure e le righe che ho lavorato per ottenere quella misura. Allora, ho terminato, ho fatto 80 righe lavorate, ne ho lavorate 80. Ovviamente vi do le misure, ma è sempre indicativo perché come vedete cede molto e questo lo dovete misurare indosso e prendere sempre la vostra circonferenza compresa le braccia, ovviamente, perché si appoggia sulle spalle. Allora, vi dico, diciamo che sono sui 63 centimetri per 2, ovviamente perché vi sto misurando soltanto la prima parte, per cui sono 126 di circonferenza, ma anche molto di più perché vi dico che cede tantissimo. Poi io lo voglio sempre abbastanza aderente, non voglio un qualcosa che poi fa le ondine sotto, perché più largo lo facciamo e poi ci fa quelle onde che a me non piacciono, lo voglio abbastanza dritto. Allora, adesso che abbiamo lavorato tutta la nostra misura, voi dovete semplicemente prendere la vostra e proseguire. Questa è una misura tra una M e una L, abbastanza comoda, ma voi dovete proseguire fino alla vostra misura o farlo anche più corto, perché quale la misura lo determina la lunghezza, quante righe noi andiamo a lavorare. Se lo vogliamo più piccolino basta fare meno righe, come vedete risulta più piccolo, oppure lo vogliamo più ampio, aggiungiamo delle righe in più. Basta fare una piccola prova su di noi e possiamo avere subito la nostra misura senza problemi. Allora adesso andiamo a fare immediatamente la cucitura. Adesso andiamo ad unire tutte e due le parti dove abbiamo lavorato con l'uncinetto 3, andiamo a chiudere con l'uncinetto 3. Dove abbiamo lavorato con il 5 chiuderemo con il 5. Non occorre ago, abbassa il nostro uncinetto. Ora vado dalla asolina, che la prendo tutte e due le coste, vado su quella della parte opposta,
cerco di nascondere anche il filo, prendo il filo, lo faccio passare e realizzo una maglia bassissima. Vado sul punto successivo, lo prendo sempre tutto, vado sulla costina, cerco di nascondere il filo, prendo il filo e lavoro una maglia bassissima in questo modo, per cui sempre punto pieno e la costina, maglia bassissima. Proseguo per tutti i punti senza, mi ricordo, tirare troppo il filo, lasciarlo abbastanza morbido, perché poi risulta come se risulta come un'arricciatura, no? E questo non lo vogliamo, per cui proseguo in questo modo fino al termine dei nostri punti con l'uncinetto 3. Adesso che ho terminato con l'uncinetto 3, ora si proseguono con i punti con l'uncinetto 5, inserisco l'uncinetto 5, vado punto su punto, le due costine e il punto successivo, prendo sempre il filo, punto bassissimo, prendo le due costine, punto successivo e sempre maglia bassissima senza tirare troppo. Mi raccomando, questa è una cosa che ripeto molto perché poi risulta tutta una ricciatura ed è brutto vedere. Qui in questo modo vado a cucire fino al termine. Adesso che ho fatto tutta la cucitura vado a girare e vi faccio vedere che non si vede nulla. Eccolo qua, non si vede assolutamente la cucitura. Allora mi sono agganciata dietro e ho fatto un 12 catenelle. Allora proprio qui al centro faccio 1 2, queste sono le righe che abbiamo lavorato, e mi aggancio alla seconda con l'uncinetto 3, che voglio che sia abbastanza bello stretto. Poi ancora ne faccio 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e mi aggancio 1 2, mi aggancio sempre alla seconda riga proprio qui e vado a realizzare una maglia bassa, in questo modo, vedete? E proseguo sempre con 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 sono le righe 1 e 2, entro e maglia bassa. Lo faccio per tutto il giro, che sia abbastanza morbido, perché non deve poi tirare quando lo mettiamo. Adesso che ho fatto tutto il giro, contando sempre 12 a ogni due righe lavorate, poi alla fine ci troviamo ad incrociare, vedete? In questo modo proseguo comunque il giro. Se lo trovate dispari, al limite fate qualche maglia bassa e vi ritrovate al centro, senza problemi. Vado a lavorare, fatte le 12, per incrociare, lavoro. Adesso ce l'ho qui, lo devo portare in avanti, per cui lavoro in avanti per incrociarlo, una volta in avanti, una volta dietro, questo in avanti. Adesso vado a fare sempre 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. So che ho fatto in avanti, lo vado a lavorare dietro in questo modo, proprio perché facendo questo sistema, mi sta incartando, ma facendo questo sistema noi riusciamo ad incrociare, vedete, tutte le nostre catenelle. Una volta la mettete in avanti, una volta indietro, sfalsando poi il punto, perché abbiamo fatto ogni due, faremo sempre due, ma partendo dal centro della nostra lavorazione precedente. Facile facile,
più facile che a dirsi, vado a continuare questa lavorazione semplicemente per fare un bordo semplice ma nello stesso tempo decorativo. Ecco qui, ho terminato tutto il bordino, semplicissimo, semplicemente per fare un piccolo decoro, poi certo insomma va lavato, sistemato, però insomma ci sta benissimo, giusto per rendere un pochino più carino per quanto riguarda il nostro copispalle. Per quanto riguarda le misure ve le do di nuovo, sono 1,26 m di circonferenza, ma devo dire più circa, perché comunque è molto elastico, molto, per cui è molto di più, però diciamo circa. Allora, il bordino vi do di nuovo la misura, quanto riguarda lo scollo, che sono 6 centimetri, eccoli qui, e tutta la misura, la lunghezza, contando, non contando, diciamo, sono 39 centimetri, e poi va bene, c'è questo che fa un pochino così, un po' da decorazione. Come avete visto è facile da realizzare, ma nello stesso tempo un qualcosa anche di diverso, perché spesso quando si inizia un lavoro, quando si immagina che comunque una parte, ecco, dello scollo è più stretta e sotto è più ampia, si immaginano sempre gli aumenti o le diminuzioni, che in questo caso non ci sono, e neanche partiamo dall'alto e neanche dal basso come lavorazione. Devo dire che questa lavorazione si presterà anche in altri tutorial che noi faremo, ma poi la particolarità è che possiamo realizzarla in qualsiasi misura, possiamo farla più piccolina o possiamo farla anche molto più grande. Poi calcolando che ho una circonferenza ampia, come vedete, mi rimane molto elastico. Io ho deciso di fare un piccolo bordino, ma potete anche aggiungere le frange, potete insomma con la fantasia realizzarla come desiderate. Insomma, è un lavoro semplice, ma nello stesso tempo deve avere un pochino di attenzione. Allora, io vi saluto e spero di vedervi ai prossimi tutorial. Lasciatemi commenti e un like se volete. Mi potete anche trovare su Instagram Dolci Riflessi per tutte le anteprime. Un bacione e ai prossimi tutorial.